Mixer Outline Pro 405. In questo video tutorial vi voglio mostrare come vengono sostituiti i channel fader e il crossfader di questo mixer. Vediamo che questo mixer ha 4 canali, questi 4, e un crossfader. Ricordiamo che il Pro 405 è il fratello minore dei più grandi 408 e 4008, sempre della Outline, sempre una costruzione raffinatissima. E questo mixer nella fattispecie è del 1999. Guardiamo il particolare del retro del mixer. Ricordiamo che questo 405 poteva essere collegato con un cavo speciale con un altro 405. Non entriamo nel merito della costruzione di questo mixer che ha scritto la storia del clubbing in Italia e in mezzo mondo. Passiamo subito alla sostituzione dei componenti. La prima cosa da fare è sollevare i cursori dai vari canali in questo modo. Una volta sollevati i vari cursori, tolti i vari cursori, andremo a girare il mixer. Possiamo notare anche il numero di matricola di questo mixer. Dobbiamo andare a svitare queste quattro viti che stanno sul fondo. Oggi mi è arrivato dalla Outline il pacchetto con i ricambi, con i potenziometri a slide che andremo a sostituire. Adesso interrompo il video e aprirò il mixer. Ecco come si presenta il mixer una volta aperto. Per motivi di tempo, per non rendere troppo lungo il video che sto girando, ho già rimosso 3 canali, ne ho lasciato soltanto uno. E questo slide, che ora vi farò vedere come si rimuove, va. Seguite i cavetti dello slide, dopodiché vi accorgerete che sono tutti agganciati su queste schede madri, queste 4 schede. Vedete? Il processo è molto semplice, basta scollegare il canale, lo slide dalla sua scheda madre, in questo modo. Svitare le viti che sostengono il potenziometro a slitta sul top del mixer. Io già ho rimosso la vite sovrastante. Andiamo a togliere la seconda. Ecco qui, vedete? Così avremo liberato il potenziometro a slitta del nostro Outline. Eccola qui. Se volete potete anche cercare di riparare il potenziometro, lo slide. In che modo? Dovete chiudere queste linguette di metallo che tengono stretto la parte sottostante del potenziometro, in modo tale che potrete aprire il potenziometro stesso. Spero di farcela. Ecco qui. In questo modo possiamo andare ad analizzare il nostro
potenziometro. Come potete vedere, a parte lo sporco che c'è al suo interno, il problema di questi potenziometri sono le forchette che sono posizionate qui. Le vedete? Cerco di fare un po' di luce. Sono molto molto sporche. Eccole qui. Ecco, adesso si vedono molto bene. Sono queste quattro. Purtroppo questo potenziometro ha questi contatti rovinati e rotti. Ce n'è uno che mostra una semi-efficienza, in quanto uno dei tre dentini è rotto, poi il resto sono tutti spezzati. Infatti il problema di questo mixer era l'impossibilità di alzare il volume, cioè di far sentire proprio la musica in uscita delle casse, perché il potenziometro ormai non conduceva più il segnale. Io ho smontato anche gli altri potenziometri, li ho smontati tutti per vedere se c'era la possibilità di ripararli. Purtroppo ho notato che i contatti dei potenziometri erano interrotti, erano rotti. Infatti vi posso mostrare quest'altro. Ecco qui. Vedete, ci sono soltanto i piedini qui su quelli esterni, ma le forchettine centrali sono rotte. Quindi purtroppo tutti i potenziometri a slitta del mixer andavano cambiati, quindi ho comprato i ricambi dall'outline che vi ho mostrato, che andrò a sostituire. Il procedimento è molto semplice. Per adesso iniziamo ad aprire il pacco che mi è arrivato dall'outline, in modo tale che vi mostrerò i ricambi originali. Ecco i ricambi che ho acquistato. Ho comprato un potenziometro per un altro mixer Outline Pro 405 che ce l'ha danneggiato, è rotto, e poi ho preso i 4 slide per i canali ed il crossfader, che è questo qui. Mettiamolo da parte e iniziamo a lavorare sui potenziometri a slitta dei canali. Ecco i nostri 4 potenziometri che andremo a montare. Questo è il codice del prodotto. Sono perfettamente identici agli altri. E ora il lavoro che dobbiamo svolgere è un lavoro di saldature sui vari contatti del nostro potenziometro. Il lavoro è molto semplice. Dobbiamo saldare nella stessa maniera in cui erano saldati sul vecchio prodotto, sul vecchio slide. Quindi ora attiverò il mio saldatore e passeremo alla dissaldatura dei vari contatti. Ora dovremo procedere con la saldatura dei vari fili del fader, del canale di questo potenziometro. Quindi andiamo a dissaldare i vari fili dal vecchio potenziometro e andiamo a saldare sul nuovo
L'operazione è molto semplice, io ve la mostrerò. Vi anticipo che un minimo di dimestichezza con il saldatore dovete averla, anche se non impegna particolarmente l'operatore, in quanto le saldature qui sono molto semplici, cioè è difficile sbagliare. È difficile sbagliare perché c'è molto spazio e non è particolarmente difficile. Vi consiglio sempre di acquistare una treccia dissaldante nel caso voi non l'abbiate, per evitare di strappare i fili dal vecchio potenziometro, ma comunque basta riscaldare e sciogliere lo stagno presente sui vari contatti e poi sfilare il filo senza nemmeno utilizzare la treccia. Aspetto che il saldatore sia ben caldo e inizierò il mio lavoro. Ecco, come avete potuto vedere, senza l'utilizzo della treccia dissaldante, basta riscaldare e sciogliere lo stagno e allontanare il cavo dal connettore del potenziometro. Ricordatevi la posizione dei cavi sul potenziometro. Il bianco va su questo piedino, il nero va su quello centrale che è collegato al terzo, quindi al secondo e al terzo piedino, e il marrone infine sull'ultimo piedino dello slide. A questo punto io ho finito di dissaldare i cavi dallo slide, come potete vedere, e ora andrò a collegare questo connettore sul nuovo slide, sul ricambio originale. Va bene? L'operazione è molto semplice. I cavi seguiranno l'ordine che vi ho mostrato prima. Nel caso in cui voi abbiate dimenticato è questo qui, va bene? Quindi ora ve lo rimostro. Il cavo nero non si vede molto bene, ma se riesco a mettere a fuoco, ecco qua. Quindi il bianco sul piedino di destra, il nero su sui due centrali e il marrone su quello di sinistra. Va bene? Adesso procedo con la saldatura. Allora, la prima cosa da fare è posizionare una piccola goccia di stagno su, su di un piedino, su tutti i piedini, in modo tale che poi potete procedere alla saldatura dei vari fili in maniera più semplice ed agevole. In questo modo. Va bene? Lo farete per tutti i piedini. Ecco come si mostrano i piedini bagnati dallo stagno.
ok? Purtroppo adesso non posso mostrarvi come andrò ad ancorare a saldare i vari fili sui piedini perché non ho nessun supporto per la macchina fotografica, quindi interrompo momentaneamente il video e vi farò mostrare subito il lavoro eseguito sul potenziometro. Ecco, come potete notare, il primo cavetto è stato saldato. Farò lo stesso per quello centrale e per quello sul lato sinistro, il marrone. Ecco, come potete vedere anche il cavo nero è stato saldato sui due piedini centrali. Adesso manca soltanto il marrone. Ora i nostri fili sono tutti saldati. Non ci resta che procedere con gli ultimi due, questi. Ricordiamo, se avete dimenticato la posizione corretta, il marrone sul piedino di sinistra e il bianco sul piedino di destra. Ecco che questo canale, il potenziometro a slitta, è stato sostituito. Il connettore dello slide alla scheda madre è pronto per essere rimontato. Ora non ci resta che ripetere questa operazione per tutti e quattro i potenziometri slide. Ecco, ora ho finito di saldare tutti i cavetti sui potenziometri a slide e sono pronto per rimontarli all'interno del mixer Pro 405 della Outline. Allora, questo, come vi ho mostrato prima, è il retro del mixer, una volta aperto dalla parte posteriore. Potete vedere tutte le parti in cui andrà inserito il potenziometro e i vari fori per bloccarli con le viti. Ora procedo alla sua installazione del potenziometro all'interno del mixer. A questo punto io ho posizionato all'interno del mixer i quattro slide nuovi. Ho provveduto ad avvitare le viti che bloccano il potenziometro sulla parte superiore. Ok, questi sono i fori. Torniamo sul retro. Non ci resta che collegare le varie prese degli slide che abbiamo saldato prima sulle schede madri, in questo modo molto semplice. Ecco qui, ecco la seconda, vedete? Procediamo con il terzo e infine l'ultimo slide. Eccoci qua. Ora siamo pronti per fare una prima prova del mixer. Ok, adesso ho collegato il mixer Outline ad un piatto e proviamo un pochettino il canale numero 2 se funziona. Ok.
mixer è tornato praticamente come nuovo. Proviamo il canale 3. Proviamo il 4. Ok. Prossimo tutorial farò vedere come si cambia il crossfader e il potenziometro degli alti sempre sul Mixer Pro 405. Ciao, alla prossima!